Ciao a tutti amici, benvenuti da SynthCloud. Oggi ci sono tanti amici che incontro sempre quando vengo qui. Mi avete visto, chi mi segue chiaramente, mi ha visto tante volte qui. Oggi sono qui con il Roland System 8 o System 8 perché System 8 fa un po' ridere, però il System 8 che, come dire, è un sintetizzatore che può anche ospitare delle espansioni che Roland mette a disposizione. Qui normalmente c'è il Jupiter 8, il Juno 106, che in questo caso sono stati inseriti. In realtà il Juno 106 è stato sostituito con il Juno 60. Ci sono anche delle patch che sono state fatte da amici, Alex per esempio ha fatto delle patch, poi ci sono anche delle patch che sono state fatte da personaggi diciamo più di spicco, però non voglio insomma nominare nessuno perché la privacy, come si dice. Però adesso a parte questo strumento si entra subito in confidenza, nel senso che è molto semplice. Poi chi conosce Roland degli ultimi anni sa che questi strumenti sono tutti più o meno fatti con un criterio chiaro, abbastanza intuibile fin dall'inizio. C'è molto verde, è green, diciamo, quindi, ed è tutto estremamente bello da vedere, tutto a portata di mano, si vedono immediatamente tutte le possibilità, sono estremamente visibili e è tutto in stile Roland, con gli sliders e i knobs in stile Roland, sempre nel senso di come sono sistemati sul pannello, e abbiamo a disposizione dei preset che adesso vi farò ascoltare, insomma, giusto per capire anche un po' il suono, la voce di questo sintetizzatore, perché poi quando si tratta di sintetizzatori è un po' quello che si cerca. Qui abbiamo come dire, l'opportunità di espandere questo strumento e di avere anche così magari dei suoni già pronti, tra virgolette, che sono ispirati i vecchi sintetizzatori Roland storici, e quindi può essere anche così un effetto nostalgia molto interessante. Però poi lavorando sui si percepisce subito la qualità sonora, è veramente tanta roba, Non so se si percepisce, però si parte da un suono e si va immediatamente in mille posti diversi. Chiaramente qui c'è l'arpeggiatore, avete già capito, insomma, vedendo, qui c'è l'arpeggiatore con i vari, diciamo, i tipi di arpeggio, quindi ci sono delle opzioni. Poi abbiamo qui lo step, chiaramente c'è praticamente la divisione ritmica che viene utilizzata dall'arpeggiatore. Qui abbiamo gli oscillatori e poi abbiamo il suboscillatore, l'oscillatore 3, due oscillatori, qui c'è l'LFO, insomma tutto diciamo a portata di mano, e il mixer.
questo è il noise. Allora, per esempio, oscillatore 1, scelta della forma d'onda. Ci sono 3 variazioni per ogni forma d'onda. Qui abbiamo l'oscillatore 1, cambio la forma d'onda, l'ottava, il fine tuning e il tuning praticamente. Ci sono delle forme d'onda anche complesse come un super saw, la pulse, ci sono delle forme d'onda doppie, però partendo da una semplice saw, con una sola sto lavorando, filtro, quando parlavo, no, della complessità sonora generale, se entro col secondo le sfaso un po', questo è un esempio, ma se prendo una pulse nella stessa condizione, insomma la potenza di fuoco è tanta. Ecco, una cosa importante, non ha l'aftertouch, prima che mi dimentichi. Ecco, quello che volevo dire è che chiaramente Roland, da quando ha impiegato questo tipo di modalità, per cui si hanno a disposizione i motori, cioè la riproduzione dei motori virtuale dei motori dei loro sintetizzatori del passato, quindi appunto Jupiter 8, Juno 106, Juno 60, si ha la comodità di avere a disposizione in modalità moderna, con gli effetti, con la polifonia e tutte queste cose qua, strumenti che avevano dei limiti da una parte, dall'altra parte chiaramente poi si è in un mondo virtual analog, no? Con quel tipo di suono che si percepisce, che comunque avete sentito, la qualità è altissima, cioè con uno strumento di questo tipo si raggiunge si raggiungono risultati sonori ottimi, cioè è proprio bello, suona molto bene, chiaramente però costa, cioè nel senso costa 1800 euro, ora si trova usato chiaramente, però costa, come tutte le cose che ha fatto Roland in questa dimensione qua. Si ha questa opportunità virtuale avanzatissima, con 1 miliardo di opportunità. Qui, guardando solamente il pannello, si capisce che si può fare veramente qualsiasi cosa. Però con quei soldi lì uno può cominciare a pensare a un analogico vero, polifonico, magari non
come dire, non di altissima qualità, però qualcosina si trova. Quindi lì c'è un po' c'è un po' quel bivio lì, perché non è uno strumento che costa 1000, è uno strumento che ne costa quasi 2000. Però, voglio dire, in una situazione anche, non so, live oppure di altro genere, dove serve uno strumento sul quale salvare qualunque situazione si voglia, immediatamente ritrovarla, avere a disposizione tutti i controlli in tempo reale. Avete visto quanto sia facile, anche partendo da un... c'è lo step sequencer, tutte cose che chiaramente, come dire, in modalità analog porterebbero il prezzo molto più in alto. Però diciamo che qui la cosa che bisogna decidere è quella, cioè se si è interessati a questo tipo di mondo qui, qui si ha un po' tutto quello che serve a un prezzo che comunque loro tengono su un certo livello, perché è comunque uno strumento di un certo livello. Su questo vi garantisco, non ci piove, si sente. Oggi sto facendo tanti video, sto incontrando tanti prodotti, per chiamarli così, anche se non è bello, tanti strumenti musicali, e con la stessa scheda, con le stesse cuffie. Quando ti trovi di fronte a una cosa che suona così, capisci che... ci sono anche effetti di vario genere. Sotto il reverbero. Per esempio, questi suoni, questo è del Juno 60. Questa è di una delle plug out, che sono, diciamo, i pacchetti che si possono inserire. Sentite? La tastiera risponde alla dinamica, non all'aftertouch, come vi dicevo. C'è cioè, dal punto di vista sonoro, audio, è veramente incredibile
la potenza, lo vedo perché sto suonando a pochissimo, sto entrando a 0 dB e se la sono un po' anche giocata questa cosa qua, perché sento c'ha una cartella. Blade Runner, questo è. Che bello. Suona davvero bene, eh? Adesso io non sto entrando come sempre, poi alla fine ci sono. Qui vedo che ci sono anche qui ci sono anche delle performance e abbiamo i due pannelli delle due parti, l'upper e la lower. Qui si può scegliere su quale lavorare. Se voglio lavorare sulla lower, poi le riaccendo entrambe. E ho cambiato quello che poi voglio lavorare di qua. Insomma, e sono belle, sono. Siamo in un bel campionato, eh? Chiaramente si riduce la polifonia. Tutti bellissimi. È bellissima, ragazzi, qui non c'è molto da dire. È un bellissimo strumento, ripeto, non costa poco, ma offre veramente dal punto di vista della sintesi virtuale tantissimo, effetti, c'è tutto, si può fare qualsiasi cosa, quindi insomma, suona di brutto, quindi insomma c'è poco da dire. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale se vi va, se vi piace quello che faccio, che la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti, quindi se vi iscrivete mi fate un gran favore. Ringrazio SynthCloud che mi ospita e che mi ha dato l'opportunità di farvi ascoltare questo sintetizzatore, anche se non sono entrato nel dettaglio perché, come sapete, molto spesso il mio è un po' un canale così, incontro le tastiere, le provo come se le provassi in un negozio, e molto spesso
È proprio quella la sensazione che cerco di darvi, no? Quella che potreste avere una volta che lo incontrate. Io vi ringrazio, vi saluto, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video che ho fatto divisi per categorie e poi la mia musica, i miei libri, tutto quello che c'è, insomma, il mio mondo. Se vi va, mi fa piacere. Grazie ancora, un abbraccio, ciao ciao.